Ciao ragazzi, questo è il mio primo video in cui parlo che caricherò su YouTube, in cui ho deciso di dire la mia sull'annuncio ufficiale del remake di Resident Evil 2. Come ben saprete, di recente infatti è stato rilasciato un video in cui il produttore di una delle divisioni Capcom ha appunto annunciato che il progetto è in fase di sviluppo e che quindi questo benedetto remake si farà. È un remake che la gente attende da anni, avidamente oserei dire, e che ha sempre richiesto a gran voce, senza però purtroppo ricevere delle risposte da parte della software house. Ora finalmente sappiamo che questo remake si farà, e stavolta da parte di un team professionista, perché di recente, come ben saprete, sono stati realizzati o sono in fase di realizzazione diversi progetti amatoriali come l'UDK Project e il remake sviluppato dal team italiano degli Invader Games. Ora, io sono una fan di questa saga da molto tempo, ma ci tengo a precisare che per me Resident Evil è morto con il quarto capitolo, quindi per quanto mi riguarda l'unico titolo ancora degno di portare questo nome è il Code Veronica. Tutto il resto non esiste, o meglio esiste, ma personalmente li considero come dei giochi a sé, che non hanno proprio niente a che vedere con il marchio. Resident Evil 2 è stato il primo episodio della serie che ho giocato, e quindi verso questo gioco ho un fortissimo legame affettivo. Poi a parte questo è indubbiamente il mio videogioco preferito di tutti i tempi. Quindi detto questo, potete immaginare quanto ci tenga al fatto che questo remake venga realizzato come si deve, e non per accontentare i casual gamers o comunque quella fetta di videogiocatori improntati alla vena action tipica della new gen. Tornando alla notizia del remake, quando ne sono venuta a conoscenza, tra l'altro il video me l'ha inviato un mio amico Michele, che colgo l'occasione per salutare, e dicevo, quando ho saputo della cosa sono un attimo rimasta senza fiato. Ho detto cavolo, sono anni che noi fan chiediamo questo remake e adesso il sogno sembrerebbe avverarsi. Ricordo di aver partecipato e anche creato qualche petizione a riguardo molto tempo fa. Mi viene in mente un bannerino che avevo creato diversi anni fa, appunto, con sopra l'immagine dell'entrata della stazione, l'artwork di un leaker, e ricordo ancora tutta la passione e la fiducia che nutrivo proprio mentre creavo quel bannerino, che appunto doveva in teoria servire a diffondere questa nostra richiesta del remake di Resident Evil 2. E quindi, tornando a noi, da una parte sono strafelice perché come molti attendo questo momento da anni. Dall'altra, onestamente, ho una grandissima paura che la Capcom possa fare come al suo solito delle cazzate, ok? E non sto manco a dire quali, perché tanto saprete benissimo di cosa sto parlando. Basta dire R5, R6 e già si capisce, insomma. Volevo fare questo video fondamentalmente per dirvi come la penso sulla realizzazione di questo remake e quindi di come andrebbe sviluppato secondo il mio punto di vista. Allora, per come la vedo io, le cose importanti, di cui una proprio fondamentale, sono due: i frontali pre-renderizzati e le telecamere fisse. Allora, iniziamo col parlare dei primi. Allora ragazzi, su questi possiamo discutere tranquillamente, perché giustamente c'è gente che dice: ma siamo nel 2015, abbiamo a disposizione le più moderne tecnologie 3D, quindi perché non sfruttarle? E da una parte, ok, hanno anche ragione. Però ragazzi, una cosa, io vi ricordo che siamo appunto nel 2015 e giochi come Rebirth e Resident Evil Zero hanno una grafica che ancora spacca i culi, ragazzi. Cioè, per farvi capire un attimino, io l'altra sera ho messo praticamente a confronto, a paragone, uno screen tratto dalla versione rimasterizzata di Re Zero, che uscirà probabilmente nel 2016, con uno di Bloodborne, cioè uno degli ultimi giochi usciti per PS4 se non erro. E cioè, che ci crediate o no, la grafica di Resident Evil Zero è alla pari. Sembra assurdo, ma è così. Magari nel video poi posterò questi due screen, questo confronto, così potrete valutare di persona. Però parlo solo degli ambienti di gioco, e quindi in questo caso dei backgrounds, degli sfondi. Parlando un attimo della tecnica della grafica pre-renderizzata, ora io non entrerò assolutamente nel dettaglio perché non sono né una programmatrice né una CG modeler o quant'altro, però basta andare ad informarsi un pochino su internet per capire almeno in cosa consiste. Quindi in poche parole è un processo di rendering che, anziché venire effettuato in tempo reale, quindi proprio durante il gioco,
viene effettuato prima. Questo perché questa tecnica permette di ricreare dei modelli così dettagliati, così complessi, definiti, da far risultare impossibile la loro renderizzazione in tempo reale da parte del motore grafico della console in questione. Ora, spero di non aver detto delle cavolate, anzi se qualche esperto in questo campo guarderà questo video e mi correggerà, oppure ci dirà di più al riguardo, ne sarei ben felice. Ad ogni modo, il succo alla fine è che questi fondali pre-renderizzati sono così fotorealistici che sarebbe impossibile per la console in questione reggerli, come dire, a meno che appunto non si utilizzi questo tipo di tecnica. La grafica pre-renderizzata è stata usata per lo più fino alla fine degli anni 90 e magari diciamo agli inizi del 2000, e ci sono stati giochi, saghe molto famose, che ne hanno fatto largo uso, come Final Fantasy oppure appunto Resident Evil. Poi questa tecnica è caduta in disuso perché ormai i nuovi hardware hanno raggiunto una potenza tale da poter offrire una grafica comunque stupenda. Però ragazzi, quello che mi chiedo io è questo: se un gioco di un decennio fa e passa, perché stiamo parlando di 13 anni fa, bene o male, continua a sfoggiare una grafica che di fronte a quella dei giochi moderni non sfigura, allora mi dico, che cosa potrebbe uscire fuori utilizzando i fondali pre-renderizzati sulle console di nuova generazione? Cioè, ma ci pensate? A me, ecco, adesso un attimo pensando a Rebirth e allo Zero, veramente mi vengono in mente dei dettagli così fotorealistici da risultare mostruosi. Mi basta andare a ricordare l'erba che si muoveva nel vento, ai dettagli curati in modo maniacale degli oggetti, ad esempio gli oggetti per terra tipo bicchieri che rotolavano, i ricami delle tovaglie, l'acqua. Ricordate nello Zero quando c'era il pezzo dove praticamente dovevi risolvere l'enigma delle casse di legno per andare a recuperare la manopola? Ecco, lì ho un ricordo dell'acqua veramente impressionante, e il movimento, il riflesso della luce, una roba pazzesca, qualcosa di superbo. Ed ecco perché io mi chiedo, riuscirebbe la grafica 3D moderna a darmi lo stesso fotorealismo, quella stessa pienezza, la stessa immersione nel gioco? Forse sì, ma torno a ripetere che se quei fondali sono stati usati su una console vecchia di anni, quindi in questo caso il GameCube, forse su PS4 e Xbox One renderebbero ancora di più, anche se sinceramente mi riesce un po' difficile pensare ad una resa dei dettagli superiore, ancora più curata, non lo so, veramente mi risulta difficile. Ed ecco perché ho voluto parlare appunto della grafica pre-renderizzata, che comunque di cui si può discutere tranquillamente, e quindi possiamo passare al secondo punto. Ed è il secondo punto è il tasto dolente, ovvero queste benedette telecamere fisse. Allora dico, ragazzi miei, le telecamere fisse, ok, parlo dal mio punto di vista, no? Non è che ci potrebbero stare o non ci potrebbero stare, sono indispensabili, cioè fondamentali. Stiamo parlando di un gioco del 98, quindi un Resident Evil vecchio stampo. Di conseguenza il remake deve poter incarnare quello spirito di una volta per poter riportare in auge questo capolavoro chiamato Resident Evil 2. Perché se ci pensiamo un attimo, qual è stato uno dei fattori principali della vecchia serie di Resident Evil? Le telecamere fisse. Ora possiamo partire dall'aspetto estetico, tanto per cominciare, no? Ok, le telecamere fisse ci offrono questo taglio cinematografico. È come se vivessimo un film praticamente. La spettacolarità e la varietà delle inquadrature. Questa, ragazzi, è una cosa che le telecamere mobili non vi potrà mai dare. Una bellezza senza paragoni. Mi vengono in mente tutte le visuali di cui abbiamo potuto godere nei vecchi Resident Evil. A maggior ragione quelle viste nei Rebirth e nello Zero, dove appunto venivano parecchio esaltate dalla bellezza di quei fondali estremamente curati. Ce ne sono così tante che potremmo citare, veramente una varietà impressionante. Ad esempio mi viene in mente il pezzo di Rebirth dove praticamente dovevi prendere la chiave in fondo al corridoio di una stanza dove alla fine c'erano le api, e praticamente mentre il personaggio avanzava tu lo vedevi di spalle mentre andava avanti, e in primo piano veniva invece focalizzato il cadavere di un uomo, quindi se vi ricordate, insomma, no? E questo taglio cinematografico è una vera e propria delizia per gli occhi. Poi, a parte il lato estetico, quindi tutto l'impatto visivo che possono dare queste telecamere, ma per come la vedo io, sono importantissime anche per una questione di gameplay e di immersione nel gioco. Quei comandi
ok, legnosi, macchinosi, come volete voi, se non sbaglio vengono definiti tank controls, vabbè, rendevano il tutto più ostico, più difficile. Di conseguenza, mentre giocavi, avevi più tensione addosso, il giocatore si sentiva più in ansia, in tensione, c'era più adrenalina e questo naturalmente va tutto a favore del carattere immersivo del gioco. E onestamente per un horror trovo questo tipo di visuale veramente fantastico e super azzeccato. Se provo a pensare ad un remake di Resident Evil 2 con un sistema di gioco basato sulle telecamere mobili, no raga, mi viene un po' da piangere, a dirla tutta. L'atmosfera di gioco, scusate il termine, ma andrebbe letteralmente a puttane, passatemi il termine, ma ci sta. Anche perché avresti una visione completa della situazione, potendo girarti praticamente da tutte le parti, e di conseguenza il bellissimo effetto, vi ricordate, del cosa c'è dietro l'angolo scomparirebbe. Quindi, come vedete, un'altra nota negativa. Ma ragazzi, vi ricordate quando dovevamo svoltare l'angolo e non sapevamo che cavolo aspettarci, perché di lì poteva sbucare praticamente di tutto, anche un Mister X pronto a darci qualche cazzottone. No, vabbè, Mister X no, perché la sua presenza era sempre annunciata dalla classica musichetta. Però vabbè, qualsiasi cosa, qualunque mostro. Quindi noi eravamo lì, che ci fermavamo per qualche secondo e tendevamo le orecchie per cercare di carpire qualche rumore, tipo lo strisciare di uno zombie, il verso di un leaker, no? Era veramente, diciamoci, molto, molto eccitante, ti metteva adrenalina addosso. Guardate, possono dire quello che vogliono, che questi controlli sono del Medioevo, che siamo nel 2015, che dobbiamo aggiornarci. Fortuna che proprio l'altra sera, navigando su internet, mi è capitato di leggere il post di un ragazzo che diceva la sua sulle telecamere mobili, e cioè che non si tratta di un vecchio sistema di gioco, ma più che altro di un modo diverso, alternativo di vivere un gioco. E in effetti, se ci pensate, è proprio così, perché come ho detto prima, le telecamere fisse ci offrono un modo di giocare, una bellezza visiva e un'immersione del tutto differenti, che, ripeto, nel contesto di un survival horror ci stanno alla grandissima. Tra l'altro sento spesso in giro dire ma dovete capire che quei controlli, quel tipo di visuale erano legati a limiti tecnici dell'epoca. Ora, a parte che già all'epoca c'erano giochi che utilizzavano la visuale mobile e quindi la scelta di usare le fisse non è stato un obbligo, ma appunto una scelta, una decisione. Ma poi dico, possibile che non si riesca ad andare oltre questo concetto guardando alla bellezza e al ruolo proprio di questo tipo di gameplay? E al riguardo mi pare di aver detto un po' tutto, bene o male. Ci sarebbe anche il fatto che sinceramente non mi so immaginare, con un sistema di gioco che usa appunto le telecamere mobili, uno zombie che mi viene incontro a 2 all'ora. Stessa cosa per il leaker, ad esempio. Noi ce li ritrovavamo davanti, ma dovevamo aspettare il momento buono per sparargli, cioè quando si avvicinavano abbastanza da poter essere sotto tiro. Era tutto, diciamo, un po' un gameplay basato sulla pazienza anche, no? Sull'attesa. Invece, giustamente, se adotti un gameplay diverso, basato sulla visuale mobile, mi devi per forza di cose cambiarlo, renderlo diverso. Che ne so, mi devi far diventare i nemici più aggressivi, più veloci, cose così. Quindi alla fine questo cosa va a fare? Va praticamente ad innalzare la componente action a discapito di quella horror, così almeno la vedo io. Per esempio, che ne so, già mi immagino lo scontro finale con Mr. X, dove magari potremmo fare rollate evasive alla Silent Hill Homecoming, no? I quick time events, che personalmente detesto all'ennesima potenza. E invece, cacchio, ricordo quanto sudavo freddo, almeno le prime volte, quando dovevo scontrarmi con il Tyrant. Vi ricordate quant'era difficile quant'era difficile, no? E non farsi beccare. La nostra fortuna, per così dire, era che lo scontro terminava piuttosto in fretta. Tutto ormai saprete come, adesso non voglio fare magari spoiler per chi non ha giocato. E comunque, ora che ci penso, la difficoltà di gioco di Resident Evil 2 è un po' l'unica pecca, se proprio vogliamo andare a trovare il pelo nell'uovo. E con questo remake potrebbero appunto rimediare e renderlo più difficile, perché ragazzi, mi ricordo delle boss fights davvero imbarazzanti, come difficoltà. E quindi ragazzi, questo video era per dirvi un po' la mia su come dovrebbe essere fatto questo remake, perché poi si potrebbe discutere molto di cosa si potrebbe aggiungere, migliorare. Ad esempio, se ci fate caso, nella stazione c'è una grave mancanza: mancano i bagni. Dovrebbero semplicemente, insomma, seguire la linea di Rebirth, che a mio parere è stato un capolavoro assoluto,
anche perché non si è appunto limitato ad una rivisitazione grafica, ma hanno aggiunto nuove locazioni, nuovi nemici, nuovi trabocchetti, enigmi, migliorie, chicche al sistema di gioco, eccetera, no? È praticamente una perla più unica che rara, e così vorrei che uscisse fuori anche questo remake. Comunque, parlando onestamente, visto che amo davvero alla follia questo gioco, ho dei bellissimi ricordi anche legati alla mia infanzia. Vedevo giocarci mio fratello, ma non avevo il coraggio di giocare io, e quindi all'inizio era solo un guardare al gioco da parte mia. Comunque, ripeto, non mi va di farmi alcune illusioni al riguardo, perché la Capcom ormai ci ha abituati ad una delusione dopo l'altra in questi ultimi anni, quindi non vedo perché dovrei dargli la mia fiducia in questo caso, e so già che ci rimarrei solo malissimo e basta. Sono solo curiosa di vedere come si evolveranno le cose, e quella minima speranza che le cose vadano fatte come devono essere fatte c'è sempre, perché naturalmente fa parte della natura umana sperare. Però, ripeto, nessuna illusione. Poi, ragazzi, sarebbe stato fantastico se ad occuparsi della cosa ci fosse stato Mikami con il team dell'epoca che realizzò Rebirth. Oppure lo stesso che fece le due. Mi sembra Kamiya era il direttore, ora non ricordo bene. Comunque, sarebbe troppo bello per essere vero. Cercherò di dare un minimo di fiducia a questo nuovo team, ma giusto un pochino, perché la Capcom veramente non se lo merita, diciamoci, no? Quindi niente, fatemi sapere che ne pensate, se siete d'accordo con me su questi due punti, come vorreste che fosse realizzato questo remake, insomma, secondo voi. E spero solo che qualunque ipotetica discussione che verrà a generarsi sia sempre una discussione civile, un dialogo con gli altri nel pieno rispetto del parere altrui, quindi senza offese, insulti vari, ragazzi, non cadiamo nei flames, per favore. Quindi niente, vi saluto e aspetto con ansia, come tutti voi, dei nuovi aggiornamenti in merito a questo remake che il mondo dei fan attende con la bava alla bocca da anni. E quindi ciao a tutti.